Ma che altra meraviglia ho realizzato per voi, amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis, io sono Simona ed oggi vi mostrerò come ho realizzato questo meraviglioso cappellino modello pescatora in lana, in pura lana, realizzato tutto a punto puff, che meraviglia di lavorazione. Devo dire tra l'altro che mi sta anche bene, voi che ne pensate? Vi aspetto giù nei commenti. Comunque la sua realizzazione è molto facile, non fatevi prendere dal panico perché è tutto lavorato a punto puff, vedrete che il tutorial è super semplice e secondo me anche adatto alle principianti, anche perché ci sono io che passo passo vi spiego tutto. Vi spiego anche come adattare il progetto ai più piccini. Per realizzarlo ho utilizzato 100 grammi nonché 100 metri di pura lana in due colorazioni perché ho utilizzato anche per questo progetto degli avanzi. Potrebbe essere anche un'ottima idea a regalo. Pensate che io ho impiegato 3 ore per realizzarlo, quindi è uno di quei progetti molto veloci. Uncinetto di lavorazione quale? Non me lo ricordo. Uncinetto di lavorazione 4,5. Ovviamente qui potreste sbizzarrirvi anche con degli avanzi defilati, utilizzare tante colorazioni, perché no fare un bel cappello alla pescatore in lana super allegro. Io spero che questo progetto vi piaccia, spero che proverete a replicarlo, ne vale davvero la pena. Poi tra l'altro io l'ho realizzato perché proprio una di voi, quando ho realizzato i manicotti all'uncinetto col punto puff, mi ha scritto: ma perché non ci fai un tutorial di un cappello con lo stesso punto? Ed eccoci qui, vi ho ascoltati ancora una volta. Comunque spero di aver fatto cosa gradita, come sempre vi aspetto giù nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate. Io a questo punto vi riporto direttamente al tutorial di oggi, quindi sigla! Faccio un anello magico avvolgendo così il mio filo, entro al centro e prendo il filo, vado a bloccare intanto con una catenella così. Ora allungo l'asola che ho sull'uncinetto, prendo il filo, entro all'interno e riprendo il filo, lo faccio per altre 2 volte. 2 e 3. Ho 7 asole sull'uncinetto, riprendo il filo e chiudo tutto. Catenella di separazione e ripeto questo motivo per altre 5 volte per un totale di 6. Catenella, ultimo punto puff. Catenella di separazione, dobbiamo ottenere questo risultato. Abbiamo 6 punti puff all'interno dell'anello magico. Chiudiamo il tutto e poi ci andiamo a chiudere nell'asola che precedentemente avevo allungato con punto bassissimo. Adesso mi sposto al centro tra un punto puff e l'altro, così, e chiudo a punto bassissimo. Faccio una catenella, allungo l'asola ed inizio il secondo giro. Per ciascun spazio andremo a lavorare un gruppo di punti puff. Andiamo a lavorarci il primo. 2 e 3 e chiudo tutto. Catenella di separazione e sempre nello stesso spazio ripeto un punto puff. Catenella di separazione e ripeto l'aumento per tutto il giro.
Sono quasi al termine del giro, vado a lavorare l'ultimo spazio. Catenella, altro punto puff nello stesso spazio, 2, 3, chiudo tutto, catenella di separazione e posso andarmi a chiudere nell'asola allungata precedente con un punto bassissimo. Abbiamo terminato il secondo giro. Se proviamo a contare abbiamo 12 punti puff, 6 gruppi da 2. Facciamo il terzo giro e continuiamo ad aumentare. Mi sposto sempre con un punto bassissimo al centro di ciascun punto puff al di sotto, catenella, allungo l'asola, prendo il filo e in questo spazio vado a lavorare un solo punto puff. Faccio una catenella di separazione e nello spazio successivo lavoro un gruppo di 2. Quindi primo punto puff, catenella, altro punto puff sempre nello stesso spazio. Catenella di separazione. Per tutto il giro ripeterò quindi un punto puff e un aumento, costituito da 2 punti puff nello stesso spazio. Catenella, spazio successivo, un aumento. Sono al termine del terzo giro, ho gli ultimi 2 spazi da lavorare. Ovviamente terminerò il giro con l'ultimo punto puff nel penultimo punto e l'ultimo aumento nello spazio successivo. Catenella di separazione e andiamo a chiuderci nell'asola allungata precedente con un punto bassissimo. Ci spostiamo sempre nello spazio successivo, catenella, allunghiamo l'asola, iniziamo il quarto giro. Se prima avevamo fatto un punto, un aumento, questa volta faremo 2 punti e poi l'aumento, ma invertiamo l'aumento ad ogni giro, in questo modo il nostro pannello sarà perfettamente tondo. Quindi vado a fare subito l'aumento. Catenella e altro punto puff nello stesso, primo aumento, catenella di separazione e sia nel primo che nel secondo spazio farò un punto puff singolo. Catenella, un punto puff singolo. Nel punto successivo lavoreremo un aumento fatto di 2 punti puff e nei prossimi 2 un punto puff singolo. Continuiamo per tutto il giro. Ovviamente terminerò questo quarto giro con 2 punti singoli negli ultimi 2 spazi perché ho iniziato il giro con l'aumento, per cui nel terzultimo punto faccio l'aumento. E negli ultimi 2 spazi faccio un punto puff singolo. Catenella, vado a chiudermi sempre nella solita asolina. Mi sposto al centro del punto puff successivo, catenella, allungo l'asola, inizio il quarto giro, invertiamo l'aumento, prima facciamo i punti puff singoli e poi l'aumento, quindi prima avevamo fatto 1-2 punti puff singoli, questa volta ne facciamo 3, 1, 2, 3,
Nel successivo facciamo quindi l'aumento. Un altro punto puff nello stesso. Ok, catenella e ripetiamo la sequenza per tutto il giro finché non lo terminiamo e poi iniziamo sempre allo stesso modo. Durante il sesto giro faremo 4 punti un aumento, durante il settimo 5 un aumento, durante l'ottavo 6 un aumento e così via finché non arriviamo al diametro giusto per la nostra taglia. Io arriverò a 17 cm. Come facciamo a sapere quanti giri fare e a quanti centimetri dobbiamo arrivare? È molto semplice, andiamo a misurare la circonferenza della nostra testa o quella dei nostri bambini, dei più piccini, oppure andate su internet e andate a vedere quant'è la circonferenza testa di una bimba di 5, 10, 15 anni. Nel mio caso 55 cm diviso 3,14 che è il pi greco e va calcolato sempre così il tutto. È una formula generale che tutti dobbiamo adottare, uguale 17,5. I numeri dopo la virgola non ci interessano. Abbiamo il 17 e quindi arriveremo ad un diametro di 17 cm. Io ad ogni tutorial di cappellini vi mostro sempre la formula da adottare, però c'è sempre qualcuno che mi dice per una bimba di 3, di 5 anni come devo fare? Dunque, la regola è questa: circonferenza diviso 3,14. Quel numerino lo sviluppate sul pannellino. Sono a 11 cm. Allora, visto che tempo fa ho fatto un cappellino per neonato, già vi posso dire fin da subito che questo diametro va bene per un progetto baby. È normale che con questo filato e l'uncinetto 4,5 io ho raggiunto 11 cm con 5 giri. Ma se usate un filato, una lana, un qualsiasi altro materiale molto più sottile da lavorare con l'uncinetto 3, 3,5, 2,5, per arrivare agli stessi centimetri farete chiaramente qualche giro in più. Io lo ripeto sempre perché soprattutto ci sono tantissime principianti che mi seguono ed è normale che a volte si fa fatica a capire un qualcosa. Avete del tutto ragione. Io come sempre vi spiego tutto passo passo, vi do alcune linee guida da seguire, quindi non dovreste avere problemi. Comunque io continuerò in questo modo finché non raggiungo 17 cm di diametro. Bene, una volta arrivati al diametro desiderato, nel mio caso 17 cm per la mia taglia, possiamo continuare con il corpo del nostro cappello. In totale ho fatto 7 giri a punto puff. Chiudo il mio lavoro sempre con un punto bassissimo e mi sposto sempre con un punto bassissimo al centro tra un puff e l'altro. Quindi faccio una catenella, allungo sempre l'asola e continuo. Prendo il filo, 3 gettate, chiudo tutto, catenella di separazione e sempre nello stesso spazio faccio un altro punto puff. Ora stavolta, per far crescere il nostro lavoro in lunghezza, chiaramente senza fare più aumenti, saltiamo sempre uno spazio e lavoriamo nel successivo. Facciamo sempre una catenella di separazione, prendo il filo, salto uno spazio, vado nel secondo e faccio un altro gruppo di punti puff. Uno, catenella, secondo punto puff nello stesso spazio. Quindi catenella, salto uno spazio, vado nel successivo, catenella e di nuovo 1, 2 e 3. Questo lavoro ovviamente lo dobbiamo fare tutti indipendentemente dalla taglia, perché già la taglia viene stabilita appunto dal diametro che abbiamo realizzato in precedenza. Quindi continuiamo così per tutto il giro fino a terminarlo. Ci vediamo alla fine, così vi mostro di nuovo come chiudere e iniziare, poi possiamo continuare anche da soli. Bene, sono al termine del giro, quindi salto uno spazio, vado nel successivo, faccio un puff, chiudo tutto, catenella e faccio l'ultimo puff. Ok, dei punti V ovviamente, catenella, salto lo spazio successivo ovviamente e vado a chiudere nel primo punto con punto bassissimo, quindi mi sposto sempre al centro del punto V,
faccio una catenella e sono pronta per ripartire. Se si imbarca il lavoro adesso è del tutto normale, non stiamo facendo più aumenti ma stiamo creando il corpo del nostro berretto. Fino a quanto continuare? Finché non arriviamo a 17 cm, sono gli stessi centimetri che abbiamo raggiunto quando abbiamo avviato il pannello tondo. Quindi se stai realizzando una taglia più piccola e all'inizio avevi fatto un pannello da 15-14 cm, una volta piegato il tuo cappello dovrai avere 14 o 15 cm di altezza. Intanto andiamo avanti, allungo sempre l'asola e sul punto V al di sotto vado a fare un altro punto V. Quindi punto puff, catenella, altro punto puff, 2 e 3. Catenella, vado nel modulo successivo e faccio un altro punto puff. Molto molto facile. Quindi catenella, mi sposto nel punto V successivo e faccio un altro gruppo e continuo così per tutto il giro. Volendo possiamo anche alternare dei colori, possiamo utilizzare anche un filato sfumato, perché no, per avere questo gioco di colori. Una volta che terminiamo questo secondo giro lo andiamo a chiudere sempre allo stesso modo e partiamo sempre al centro di ciascun punto V e lavoriamo sempre al centro di ciascun punto V. In totale ho fatto comunque 8 giri senza fare alcun aumento. Adesso il nostro berretto sarebbe così pronto, basterebbe rifinirlo con una lavorazione a costine e andare a realizzare il pompon, però io voglio realizzare un cappello vero e proprio, per cui andrò a realizzare anche la tesa. Per realizzare la tesa chiaramente dovremmo fare gli aumenti. Come distribuire bene gli aumenti? Molto semplice, andiamo a riprendere l'ultimo giro che abbiamo fatto per andare a realizzare il pannello tondo, no? L'ultima sequenza era di 5 punti puff più l'aumento, quindi da questo giro in poi farò 6 punti puff e poi farò l'aumento. Quindi faccio la catenella, allungo l'asola e faccio 1, catenella, spazio successivo, 2, catenella, spazio successivo, quindi terzo punto puff, catenella, sesto punto puff nello spazio successivo, catenella e adesso possiamo fare l'aumento. Quindi facciamo un primo punto puff, catenella e poi facciamo un altro punto puff nello stesso spazio. E per tutto il giro ripeterò 6 punti puff, un aumento finché non termino con l'ultimo aumento nell'ultimo spazio. Durante il secondo ho fatto l'aumento e poi 7 punti puff. Durante il terzo giro ho fatto 8 punti puff e poi l'aumento qui, e durante il nono giro, nonché l'ultimo, ho fatto aumento e 9 punti puff. Ho fatto 4 giri totali che corrispondono a 5 cm, forse anche 6, 5 cm e mezzo. Potete spingervi fino a 7 cm per una tesa molto più ampia, ma essendo in lana io mi fermerei anche qui. Ho indossato il cappello ed è perfetto, quindi a questo punto posso benissimo andare a chiudere il mio lavoro. Non vado a rifinire, non vado a fare un bel niente, perché mi sta bene così. Il lavoro è super pulito e io devo dire che sono molto soddisfatta. Taglio il filo e vado a chiudere il mio lavoro. Ovviamente faccio un bel nodo e disperdo il filo per un bel po' di punti, mi raccomando, perché una volta che lo proviamo e riproviamo o lo laviamo, il filo potrebbe uscire fuori. Ce lo portiamo per un bel po' di lavorazione e voilà, cappello alla pescatora in lana pronto per essere indossato. Amiche ed amici, rieccoci qui, ve lo faccio vedere un'altra volta indossato anche da dietro. Credo di non avervelo fatto vedere, è davvero una meraviglia, mi piace tantissimo. Accessorio perfetto per questo inverno, a me piace troppo, poi lo sapete, mi piacciono questi colori, i toni del blu, infatti sono solita utilizzare queste colorazioni durante l'inverno, sempre, ogni anno, credo che mi stiano anche abbastanza bene. Comunque, spero
Spero che il progetto vi sia piaciuto, spero proverete a replicarlo sia per voi stessi che per i vostri cari, perché è un'ottima idea a regalo. Ho impiegato ben poco, avete visto, quindi è un altro di quei progetti a costo zero e dove si possono utilizzare degli avanzi di filato che si hanno a disposizione. Fatemi sapere cosa ne pensate giù nei commenti e mi raccomando, se ancora non lo fai, mi guardi per la prima volta, iscriviti al canale, attiva la campanellina per non perderti le prossime novità, i prossimi contenuti e seguimi anche sui social. Io a questo punto vi do l'appuntamento alla prossima settimana no. Io a questo punto vi do l'appuntamento al prossimo episodio. Ma perché dico episodio? Io a questo punto vi do l'appuntamento al prossimo tutorial. Grazie per essere stati anche oggi in mia compagnia. Alla prossima, un bacino a tutti!